C'è gente che inizia la mattina con un caffè, una brioche. Io ne inizio pulendo i vetri. Questa è la dura vita. Ho fatto prima colazione anch'io. Qua ci sono un casino, sembra di stare nella pianura vercellese. Moscerini, zanzare, elicotteri, tafani, di tutto c'è. Ho contato un cimitero islamico sul mio parabrezza questa mattina. Adesso partiamo, anche perché inizia di nuovo a fare caldo. Devo dire, stanotte invece abbiamo avuto un freddo dell'ostia, quindi sembra di essere nel deserto nel Marocco, dove la sera fa freddo e di giorno muore dal caldo. Diciamo che adesso siamo già intorno ai 24 gradi e sono le 8:30 del mattino. Andiamo! Ecco, è rimasto un francese lì. Però vi devo far vedere la faccia di Marina questa mattina con le sue allergie. Dai, facciamo. L'avevo detto con dei pioppi l'altro ieri, cosa avevo detto? L'ho detto? L'ho detto. E adesso l'allergia. E oggi ci prendiamo una farmacia Guarda per che gli ho antistaminici. Mi sto soffiando il naso con lo Fa niente. Scottex. Antistaminici li vuoi sto giro? Sì. Ok. Mi voglio. Sai cosa non hai detto? Madonna, No, perché sono allergico. Anche strabico. No, guarda, per favore, ho preso anche io i pioppi, guarda come sono gonfio. Non hai detto dove stiamo andando. No, non lo dico, lo scopriranno. Friday night, not really here for a good time, but if you're up for drinks and a good crowd, raise your glass to the sky. Let's toast to that. All these people can stare. I don't care about. No, ragazzi, è incredibile, il lago a 50 km più in basso diventa super rosa, praticamente è proprio solo in questa parte sud che si concentrano quelle famose alghe rosa, quindi qua lo spettacolo tra il prato verde, il sale bianco e l'acqua rosa è strano veramente. No, il cielo non è tanto blu, è azzurrino. Continua a fumare. Visto, no? Non i cartelli, quello che c'è oltre i cartelli. Fate rewind o rewind, che rivedete, no? Quello è un monte Fuji, quello di Tokyo. Uguale. Non è il monte Fuji. È un vulcano come il vulcano che c'è anche in Giappone. Sono vulcani stratificati. Io l'ultima eruzione l'ho fatta 6.000 anni fa, comunque è ancora attivo. Ed è particolare proprio perché ha questa forma, diciamo così, a punta a salire, con delle pendenze particolari. Speriamo che stia buono. Quello è il primo monte più alto in Cappadocia. Sono 3.268 metri, misurati proprio oggi. E siamo nella cittadina di Aksaray, che è proprio l'ingresso nella Cappadocia. Cappadocia! Lo censuro? Lo taglio così? O volete sentire le cagate che dice? Arrivati nella valle delle matite temperate, così ha detto Mauri. Somigliano? Quello che avete visto prima era il vulcano Hassan, ci tengo a precisare il nome perché non l'ho detto prima. Nei daily vlog succede anche questo, dici delle cose e non le puoi montare diversamente. Siamo arrivati alla cattedrale di Selime, richiamata cattedrale, però è particolare perché sono tutte costruzioni all'interno della roccia e c'è una particolare che è molto grossa. Ora, andare a visitare costa 15 euro, quindi ci limitiamo soltanto a vederla da fuori, anche perché stiamo vedendo che c'è la coda ad entrare. Oggi purtroppo è domenica, quindi non si può neanche fermare a fare una foto. Detto questo, andiamo a vedere, sotto c'è anche un piccolo, chiamiamolo villaggio, secondo me ricostruito, però vabbè dai, buttiamoci nella folla e vediamo un attimino cosa succede. Vi faccio uno zoom per farvi vedere il camminamento lì sopra, dove passa la gente per andare a visitare. Bisogna mettersi lì in coda e piano piano salire quelle scalette.
po' di Piero Angela fai da me. Volevo dirvi una cosa, una caratteristica di tutta la Cappadocia è questo genere di formazioni rocciose. Vi spiego brevemente come sono nate, non voglio starvi a fare i pipponi. Allora, risaliamo a 60 milioni di anni fa, lo stesso periodo in cui sono nate le nostre Alpi. Cosa è successo? La Terra ha schiacciato e ha spinto in alto le montagne, come le nostre Alpi. Però a differenza delle nostre Alpi, qua diciamo le rocce spinte erano tutte crepate. Successivamente, quindi 10 milioni di anni fa, a seguito di tante eruzioni vulcaniche, queste crepe sono state riempite. Sono state riempite però di un materiale un pochino più morbido, fra virgolette ovviamente morbido, che però è molto più soggetto all'erosione dell'acqua, della pioggia e di vari eventi atmosferici. Cosa succede? Che erodendo con gli anni si sono create queste forme qua a punta proprio per quel motivo lì, quindi crepe si riempono e dopodiché si erodono e vengono fuori queste punte, dette anche matite. La cosa interessante non è andare a vedere all'interno, perché all'interno sono ok delle grotte scolpite, ci mancherebbe altro, insomma qua l'uomo ci ha dato dentro la grande, però è proprio la parte esterna la più bella e spettacolare. Sì, chiaramente queste rocce, essendo malleabili, venivano utilizzate. Non l'ho trovata ancora la farmacia oggi. Chiaramente queste rocce, essendo abbastanza facili da scolpire, sono state utilizzate per creare delle abitazioni, delle chiese e qualsiasi tipo di costruzione che potete pensare in una città tradizionale. Continua a entrare gente e dalla parte di lì ci sono dei souvenir che strillano a chiunque arrivi. Nel paesino, mica ci diranno che c'è da pagare anche qui, Ci mancherebbe altro. Beh, il parcheggio l'abbiamo dovuto pagare. Abbiamo preso il cappello oggi. Eccoci, vedete come sono fatti? Se poi camminate di fianco, c'è un piccolo paesino, una piccola via, arrivate praticamente dietro, dove se guardate, non so se si nota, ma lì c'è una porta proprio lì sotto che è ancora attualmente abitata. Nel senso che queste qua erano abitazioni, magazzini, c'era di tutto ovviamente. La parte sopra è quella visitabile che diciamo così hanno allestito, ma quella sotto viene ancora utilizzata. Non tutte ovviamente, ma molte sì. Proseguiamo nel paesino silenzioso, abbiamo incontrato solo 3 polli. E qua c'è un negozio di tappeti. I tappeti che stiamo vedendo alle mie spalle sono famosi, si chiamano kilim, proprio perché in questa zona qua ci sono molti artigiani che producono questi tappeti. Wow, quanti! Italy people more coming last year because this year is now start. E niente ragazzi, non siamo riusciti a trovare la misura. È un bel tappetino per il bagno che ci serviva, ma ahimè sbordava una parte, sbordava l'altra, che fargli le pieghe. Io adesso direi di andare a mangiare un boccone in camper, che non ve lo facciamo vedere insomma, perché non mi sembra il caso, e poi proseguiamo il nostro viaggio. Forse loro vogliono sapere che cosa mangiamo oggi a pranzo. Il salato. Volevo fare un indovinello, ma l'hai già svelato. Ok. Tanto non è che... Sai che indovinello. Infatti, non è che... Tanto qua mangi insalata e salata, mi cresce la barbetta da capra, ma non si dimagrisce. Allora, si fa anche acqua. Ecco. Adesso vi faccio vedere. Uso il rubacqua. Siccome non ha il filetto, tanto lo conosce, tutti i camperisti lo conoscono. Si infila dentro, c'è una vita che stringe lì, una guarnizione e c'è l'attacco super rapido. Che uso. Porca vacca! Che doccia mi sono fatto! Se magari non toccavo era meglio. Un po' abbandonato il posto, però qualcuno dentro c'era, È venuta fuori la signora, mi ha detto, parlando ovviamente solo in turco stretto, mi ha fatto capire che quest'acqua non è potabile, che non si può bere. E io faccio, sì, ma io lo uso per il corpo. Poi, vabbè, mi ha spiegato che è Ilere, che è un paese qua vicino, la posso trovare potabile.
Allora ragazzi, mentre Mauri è incastrato con il camper in una via minuscola dove qualcuno sta cercando di farlo girare, io sono scesa per vedere di fare 2 riprese a questo posto che si chiama Ilara Valley, che è nient'altro che un mega canyon. Praticamente è un canyon dove in mezzo scorre un fiume lungo tutta questa valle che è lunghissima, sono tanti chilometri e ci sono tante passeggiate a piedi. Porca vacca, che salita! Siamo passati dall'altro lato, questo era il piccolo parcheggio per le macchine. E questo qua sotto ragazzi è il canyon, cioè sicuramente è una vista spettacolare, anche andare a farsi una passeggiata lì sotto dovrebbe essere carino, però prima di tutto ci vorrebbe il sole. Ciao! È il matrimonio, sono 2 ore che passano, questo è il matrimonio. Vabbè, stanno festeggiando. Praticamente non c'è il sole neanche, quindi una passeggiata lì sotto oggi noi ce la saltiamo e proseguiamo perché domani mattina dobbiamo essere a Mersin per il pezzo di ricambio. Questo è un altro punto panoramico. Le spaccature nella roccia qua sono incredibili, non so quanti metri sono, ma è altissimo. Guarda cos'è arrivato. Mentre arrivava suonava una campana, c'è una campana attaccata sopra. Hello! Che forte, ma è un Mercedes anche quello? Sì, sì, di averne fumate tante di canne. Dai, un po' più avanti, un po' più avanti, tranquillo. I saw the city passing by my window. Was in the crowd but I felt so alone. Ragazzi, non fosse stato domenica probabilmente magari ci sarebbe stato più spazio, perché realmente anche i posti turistici così non è che abbiano dei grandi parcheggi o grandi strutture recettive. Se sei con i pullman turistici o a piedi va bene, fai il giro, però noi parcheggiare un camper Brutto non è semplice. Non l'avete visto, ma la manovra che ho fatto prima per girarmi in una stradina a doppio senso di marcia, ma dove ci passavo giusto, perché il tizio mi ha detto no, devi fare manovra, e faccio capito dove? Fa, lì più avanti c'è una strada. Era così, in discesa, in retromarcia, lasciamo stare. Beh, comunque mi sono girato, sudato e adesso ci siamo fermati a prendere un buonissimo succo d'arancia misto a pompelmo, che devo dire è buono, giusto così per riprendere un po' di vitamine C sprecate nelle manovre. E adesso proseguiamo perché dobbiamo andare domani, non so se l'hai già detto tu. Sì, l'ho già detto. Bene, l'ha già detto, quindi sapete dobbiamo andare domani, quindi adesso io vi saluto, mi finisco il mio buonissimo succo di arancia e ci vediamo fra un po'. Down my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Guardate che posto carino abbiamo trovato. Cilek è un caffè. Cilek sono le ciliegie e qua ce ne sono di campi e c'è una caffetteria. Vendono le fragole lì. Vai prima che finiscano, guarda quanta gente, tutti cinesi. Ed ecco Marina che lotta con i turisti cinesi per accaparrarsi la sua manciata di fragole. Lei non lo sa, ma se ne prenderà tante e io ci farò anche il gelato. Facciamo un po' di motorin anche oggi. Oggi costa 37,99, che non è male. Va dai 37,99, 37,6 abbiamo visto, fino ad arrivare ai 42 più o meno. Abbiamo fatto il pieno ieri e lo rifacciamo oggi. Ragazzi, abbiamo fatto un bel po' di chilometri oggi. Abbiamo fatto, te lo dico anche, perché io segno tutto qua, sono libricino. Ogni volta che faccio il pieno, non abbiamo fatto molto, C'era il vento contro. Pazzesco, comunque. Guarda te che formazioni qua, guarda che roba. Ci siamo in mezzo. Ci stiamo passando in mezzo. Guarda com'è scolpita questa porta. Guarda, adesso ve la faccio vedere bene.
Guarda, c'è l'orecchio di Batman sopra. Quali orecchie di Batman? Guarda. Oh ragazzi, avete visto? Siamo arrivati qua nel nostro parcheggino vicino al cimitero. Posto tranquillo, spero. A meno che stasera non si sveglia qualcuno. Spero di no, ecco. Comunque ragazzi, giornata direi abbastanza piena di chilometri e di cose viste, quindi io direi che possiamo anche fermarci qua e domani magari andiamo a vedere quello che avete appena visto. Quindi vi salutiamo. Io ho trovato l'antistaminico, ma per ora non ha fatto effetto. Vabbè, speriamo. Buonanotte. Ciao.